Ho saltato la corda. Pensavo non Ma fosse basta l'intelletto di 2-3 cm, martellato di la testa così. 128 euro. Poi accanto ricco. Si torna a casa. Eccoci qui ragazzi, sto facendo un video su come faccio le mie Instagram Stories. Penso che alcuni di voi lo stiano aspettando da un bel po'. Eccoci qui ragazzi, sto facendo un video su come faccio le mie Instagram Stories. Penso che alcuni di voi lo stiano aspettando da un bel po'. Se non avete visto le mie Instagram Stories, prima di tutto dovreste andarle a vedere. Si tratta di questi micro vlog dove vi porto con me durante la giornata e cerco di far diventare ciò che è noioso divertente. Ci troviamo in un parchetto abbastanza a caso dove vi farò vedere come faccio le mie storie. L'applicazione che uso si chiama Spark Camera, assicuratevi che sia quella giusta. Nello store ci sono diverse cose chiamate Spark. Ha un'interfaccia molto semplice. Noi stiamo facendo un semplice film e questo si tratta semplicemente di modifica di alcuni video. Sono sicuro che avete già usato moltissime altre applicazioni per farlo. L'applicazione che utilizzo io rende solo questa cosa più semplice. Io uso un iPhone e quindi questi trucchi sono disponibili solo per iOS, però sono sicuro che ci sono altre valide alternative per Android. Punti, schiacci, tieni premuto ed inizia una registrazione. Stop. Ed è tutto qui, è molto semplice, finisci una clip, poi rinizia un'altra clip puntando da un'altra parte, schiacciando, tenendo premuto e facendo un'altra registrazione. Ci sono poi alcuni trucchi che adesso vi spiegherò per farla diventare ancora più bella. Le regole che uso io per i miei filmati sono circa 5-7 secondi le clip dove ci sono io che faccio cose, 1-2 secondi le clip di transito, 1-2 secondi le clip ambientali e tutto sommato di solito viene un video dai 10 ai 15 secondi, per cui ideale per le Instagram Stories. Ora facciamo una clip di transito. Mi piace usare l'applicazione Hyperlapse perché è più stabilizzata e rende meglio nei video. Si tratta di un'applicazione che ti consente di fare questi timelapse che poi puoi ridurre alla lunghezza che vuoi. Questa è l'interfaccia dell'applicazione Hyperlapse, ho appena finito di fare il timelapse e posso renderlo della lunghezza che più mi piace per poi accettarlo. Allora ragazzi, come si aggiunge una clip fatta con Hyperlapse? Si va in questo, dove ci sono tutte le clip, si va in taglia, dove c'è il simbolo della forbice, e dopodiché qui in alto a destra c'è il segno più e si aggiunge la nostra clip fatta con Hyperlapse. Quindi ok, e la vogliamo in 1080. Ok, e la nostra clip è stata aggiunta. Se aggiungiamo una clip con Hyperlapse dobbiamo ricordarci che è senza audio, quindi vogliamo aggiungere la musica. Si va su quel tasto, si schiaccia al centro e si sceglie una canzone dalla nostra libreria iTunes. Non si possono aggiungere canzoni da applicazioni di terze parti come Spotify. Mentre non eravate con me ho filmato un po' di clip, ora abbiamo diversi scenari divisi da delle clip di trasporto. È arrivato il momento di modificare il nostro video. Per modificare il video non segue una scaletta preimpostata, è molto ad intuizione e non c'è alcun motivo per la quale il nostro risultato non debba essere peggiore di molti dei vlog che ci sono su YouTube, quindi si può arrivare a discreti risultati. Allora si va tra le nostre clip, si schiaccia la figura della forbice e poi si inizia. Possiamo accorciare, allungare la clip come vogliamo. Se schiacciamo per 2 possiamo far aumentare la velocità e quindi trasformare la nostra piccola clip in un timelapse e così via. Possiamo diminuire e aumentare la lunghezza delle nostre clip a nostro piacimento. Per esempio questa è 1,5 secondi, riduciamola a 1 secondo. Poi qui ci sono gli effetti di traslazione, come vedete. Io personalmente non li uso, preferisco farli in camera. Dopo vi farò vedere dei trucchi su come fare questi effetti in camera e su come rendere il nostro video unico. Ora modifico questo piccolo video e poi sono subito da voi. Il primo effetto che vi voglio far vedere è la traslazione laterale. Consiste nel far traslare la fotocamera da un lato all'altro nel fine della prima clip per poi riprendere lo stesso lato e continuare all'inizio della seconda clip. Poi si gioca semplicemente sul modificare al punto giusto la clip. Il secondo effetto che vi voglio far vedere è il blackout. Bellissimo questo jack di picche. Come avrete capito, il blackout consiste semplicemente nel far finire la prima clip con un frame nero e nel far iniziare la seconda clip con un altro frame nero. Poi ci sono altri tipi di traslazioni, tipo lo scuotere la camera. Si finisce scuotendo e si rinizia scuotendo. Poi possiamo provare al posto della traslazione laterale la traslazione in basso.
Ho sbagliato a descriverla prima, quella era una traslazione verso l'alto. Comunque il concetto è lo stesso, penso che abbiate capito. Ci sono un altro milione di trucchi in camera che possiamo inventarci o che se volete potete andare a vedere e scoprire nelle mie storie su Instagram, quindi seguitemi. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, con questa applicazione si possono aggiungere degli effetti. Si va qui e quello che utilizzo di più si chiama Tokyo, poi si può regolare la percentuale e quanto inciderà sul nostro video, io lascio sempre più o meno sul 60%. Poi ci sono diversi accessori per migliorare i nostri video, che ne so, lenti, treppiedi, io comunque vi lascio il link in descrizione di quelli che utilizzo. Ah, ultima cosa, dato che il nostro video era di 45 secondi e la lunghezza massima delle storie è 15 secondi, uso l'applicazione Cut Story, così mi fa piccoli video da 15 secondi e li posso caricare uno di fila all'altro. Si aggiunge il video e se lo si taglia. Eccoci qui ragazzi, sto facendo un video su come faccio le mie Instagram Stories. Penso che alcuni di voi lo stiano aspettando da un bel po'. Inizio una registrazione. Si parte con il bolide. Mi piace del bagno. Tipo, quanto abbiamo vinto contro il Dudenage? 1-0, che ha segnato? Pipita. Vero? Pipita. Grande Pippo. Andiamo al parco giochi. Anche noi, vero? Ciao Pippo. Fagli vedere. Wow. Ciao. Iscrivetevi al canale se siete interessati ai video di educazione personale. Lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, questa cosa sarebbe realmente apprezzata. Se avete dei consigli o delle domande lasciatemi un commento e ci vediamo alla prossima avventura.